Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Semplice, diretto, momento, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, Scorpione. Cosa ti sta per accadere? Vediamo qual è l'energia dell'evento. Vediamo in quale ambito si manifesta questo evento. Qual è l'ombra che può bloccare o rallentare l'energia di questo evento? Qual è l'aiuto invisibile invece, ciò che ti sostiene in questo evento? E qual è il frutto che ne germoglierà da questo evento? Ciò che raccoglierai, no? Allora, facciamo un bel respiro. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere l'energia. Re di denari, guarda, sta arrivando un'energia di stabilità, di sicurezza, di concretezza. Qua il re di denari rappresenta una persona che porta saggezza pratica, successo materiale, capacità di gestire le risorse. Quindi questo può manifestarsi o come un progetto importante, o un'opportunità lavorativa concreta, oppure una persona che offre supporto finanziario o stabilità. Vediamo in che campo, cioè dov'è l'ambito in cui aderisce questo evento. Nella papessa. Allora, gli ambiti coinvolti sono decisioni importanti da prendere non con impulsività ma con profonda saggezza. Quindi decisioni importanti, progetti da pianificare, ma anche relazioni in cui serve una comprensione profonda, un'osservazione prima di muoversi. Cioè come se tu fossi chiamato a integrare l'aspetto pratico del re di denari con la conoscenza interiore, a non agire solo con la testa, no? Ma anche con l'intuito, ti dice. Ok, qual è l'ombra che può rallentare o bloccare? La differenza tra dare e ricevere. 6 di denari. L'ombra che può bloccare praticamente potrebbe essere o dipendere troppo dagli altri, oppure a dare e ricevere senza equilibrio. Cioè, per esempio, potresti trovarti davanti a situazioni in cui l'aiuto degli altri sembra necessario, però rischia di creare dipendenza oppure sbilanciamento. Cioè, ti dico di fare un po' attenzione ai rapporti di potere. Sai, i prestiti emotivi o i prestiti materiali. Oppure a dare troppo senza ricevere abbastanza. Questo è ciò che può bloccare. Vediamo però qual è l'aiuto invisibile. Bellissimo, i due di bastoni, l'aiuto invisibile. La tua capacità strategica di pianificare. Allora, il dono invisibile è la tua capacità di pianificare, di scegliere bene. Cioè, questa carta dice che come aiuto invisibile tu hai dentro di te la forza e la visione per guardare avanti, di ponderare le possibilità e prendere decisioni strategiche. Può indicare anche l'aiuto di una persona di supporto o di un mentore che aiuta a prendere la giusta direzione. Ok? Vediamo qual è il frutto che maturerà. La capacità di dire di no a ciò che è, di selezionare, 4 di coppe. Cosa ne deriva? Un momento di riflessione e valutazione delle opportunità. Quindi potrebbe esserci un'offerta, una proposta davanti a te e la scelta finale richiederà un tuo discernimento. Cioè, cosa voglio dire? Ti troverai davanti a un momento di valutazione e pianificazione. Questo che ti sta per accadere porta a un'opportunità concreta, re di denari, però richiede osservazione e uso dell'intuito.
Ci sono delle possibilità di squilibrio qua, se ti affidi troppo agli altri oppure se si perde il contatto con il tuo senso di giustizia interno. Però l'energia del 2 di bastoni qua ti aiuta a prendere delle decisioni consapevoli e a prepararti al passo successivo, e il 4 di coppe qua ti invita alla riflessione emotiva e alla scelta ponderata, dove potresti anche iniziare a dire di no a delle cose perché non riguardano la tua giustizia interiore. Quindi è come se mi dicesse la stesa che ti trovi davanti a un momento di opportunità concreta, però devi usare intuito e saggezza interiore per non farti influenzare da dipendenze. Quello che ne deriva è avere chiaro che cosa devi fare. Riflessione emotiva, la capacità di pianificare i passi successivi sia in ambito pratico sia in ambito emotivo. Quindi qua saprai scegliere con discernimento, questo no, questo sì, non questo è sbagliato, questo è giusto, questo non va bene per me, questo va bene per te. Quindi anche dire di no a ciò che non risuona con il tuo cuore o con la tua integrità. Quindi ti troverai davanti magari a un'opportunità o a delle opportunità qui, però non tutte meritano la tua attenzione. Qua potresti dire di no a qualcosa come atto di giustizia interna. C'è un modo per proteggere il tuo spazio emotivo e concentrarti su ciò che è realmente allineato al tuo sentire, no? Quindi andiamo a vedere cosa ti dicono gli oracoli. Che ti ho detto adesso? La saggezza, eccola. Questa opportunità concreta va vagliata alla luce della tua saggezza interiore. Lei sa cosa fare, dice. Esprimi te stessa, la verità devi dire, la verità devi fare, senza magari senza paura di dire di no ad alcune cose, mi spiego, la verità, di mettere in chiaro delle cose. È un'energia che ti porta a far sbocciare la tua unicità. Tu sai come fare, perché usi la saggezza. Unisci gli estremi, sì. La verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso. Allora, riuscirai a trovare un accordo con questa opportunità reale che ti arriva sull'ambito pratico. Riuscirai a trovare l'accordo, esprimendo te stessa, non limitando o te stesso, non limitandoti, seguendo la saggezza, dicendo anche di no laddove è necessario, ma con grazia gentile, perché le cose devono essere allineate alla tua giustizia interiore. Quindi, ricapitolando, sta per arrivare per te un momento di opportunità concreta e di decisioni importanti. Un periodo in cui è richiesto equilibrio tra cuore, mente e intuizione. Questo evento che arriva porta a una situazione o una persona che offre stabilità, sicurezza e possibilità pratiche, sia in ambito lavorativo, sia in ambito creativo o finanziario, ma anche nelle relazioni. Questa energia entra in un ambito di riflessione e saggezza interiore e tu sei chiamata o sei chiamato a usare la tua intuizione, osservare attentamente e non agire di impulso. Cioè è il momento di capire cosa è reale, cosa è importante e reale per te, cosa invece è illusorio o distrazione. Perché non tutte le opportunità sono davvero allineate al tuo cuore, al tuo senso di giustizia interna. Ciò che potrebbe rallentare o un po' confonderti è la tendenza a dipendere dagli altri. Oppure è come se o a bilanciare troppo il dare e avere esterno, rischiando qua di perdere un po' la connessione con il tuo senso di giustizia e con ciò che è veramente autentico. Cioè devi fare un po' attenzione a non lasciarti condizionare dalle aspettative degli altri e fare attenzione a non lasciarti condizionare dai vantaggi apparenti, solo apparenti.
A sostenere tutto questo c'è la capacità tua di pianificazione e visione strategica, che ti aiuterà a ponderare le opzioni e a preparare i passi successivi con lucidità. Cosa ne deriva? La capacità di scegliere consapevolmente e dire di no quando serve, in equilibrio con la tua giustizia interna. Fare le scelte ponderate qua, protezione dello spazio emotivo, decisione consapevole su ciò che merita la tua energia e attenzione a ciò che non la merita. Va bene? Quindi si presenta un'opportunità concreta o una proposta significativa, lavoro, progetto o relazione, che chiede una valutazione. Qua devi fermarti a fare scelte impulsive, no. E anche devi fermare i condizionamenti esterni, devi ascoltare solo l'intuito, valutare se l'offerta è davvero allineata ai tuoi valori e desideri oppure no. Questo evento cosa porta? Ti stimola la maturità emotiva e la saggezza pratica, portando chiarezza su chi o cosa è importante per te e cosa invece non merita coinvolgimento. Qual è l'esito finale? È l'affermazione del tuo potere di scelta, senza essere condizionato o condizionato. C'è una selezione consapevole che rinforza la tua integrità emotiva e pratica, ok? Sì. Quindi questa cosa che arriva richiede la tua capacità di dire di no quando necessario, per sfruttare tutta l'opportunità. A livello spirituale cosa ne deriva? Il senso di giustizia interna, una maturazione emotiva, no? Quindi ti troverai davanti a delle porte di concretezza e abbondanza, ma non tutte queste porte devono essere seguite. La vera magia qua accadrà quando il cuore e la mente lavorano insieme, quando si sa dire di no alle offerte che non nutrono l'anima e dire di sì a ciò che invece è autentico, quello porta vera stabilità. Cioè, arriva un momento di selezione consapevole, maturità emotiva, forza interiore, che ti porta chiarezza, equilibrio e nuove possibilità genuine nella tua vita. Ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.